Allora, questo è il nonno Pippo, mio padre, che è la seconda generazione che ha lavorato pelle e cuoio con le calzature e ci ha sempre dato delle indicazioni ben precise su quello che deve essere l'opera degli artigiani, di chi lavora la pelle e il cuoio. E qui l'ho scritto: bravi, al meglio siamo arrivati, bravi, adesso possiamo migliorare. È quello che ci ha sempre predicato lui. La storia in pratica ci vede produttori di articoli in pelle e cuoio negli anni 70, dove avevamo clienti dal nord estremo, perché avevamo clienti a Bolzano, Merano, fino ad arrivare alla Puglia, anche in Sicilia qualcuno. E in quegli anni mio cognato si comprò una Ferrari. Ci voleva viaggiare con la famiglia, per cui 2 figlie piccole ci stavano nella panchetta posteriore, però le valigie che lui possedeva non rientravano nel baule. Venne da me e mi disse: dai, fammi le valigie su misura, perché sono andato anche in qualche negozio, però a dire la verità non si trova niente, che o perdi un sacco di spazio e non è sufficiente. Ma per l'amor di Dio, gli dissi: è inutile, non ho tempo, faccio fatica a seguire i miei clienti, per cui non so come aiutarti. In realtà andai d'accordo con sua moglie, con mia cognata, a prendere le misure sulla macchina e a Natale regalai questo primo set di valigie in cuoio che rientravano saturando al massimo lo spazio della 308 GTB. Era mio cognato amicissimo, amico fraterno dell'allora direttore della commerciale della Ferrari, e l'aveva a pranzo il giorno di Natale. Prima di sedersi davanti a un piatto di tortellini disse: Amerigo, vieni con me, andiamo in garage. Arriva in garage, gli apre il baule e vede questo set di valigie e dice: ma chi te le ha fatte? Dice: abbiamo i giornalisti che ci criticano per l'esiguità dei nostri bauli, povero cliente Ferrari gira con lo spazzolino da denti, dammi il numero di telefono. E l'8 di gennaio del 1977 sono stato chiamato a Maranello e da lì abbiamo cominciato a sviluppare vettura per vettura, man mano che uscivano le vetture nuove, i set di valigie dedicati a quella vettura. Queste sono le pelli che hanno rivestito i sedili dei piloti di Formula 1 in Ferrari dal 1983 in poi fino a Schumacher, e praticamente studiando quello che era il materiale che doveva essere il più leggero, il più adattabile ad essere incollato direttamente sulle strutture, è emerso che queste pelli di maiale sono state le più adatte. Infatti noi le definiamo i maiali più veloci al mondo, perché mai un maiale ha camminato o corso a 350 km all'ora. Siamo passati negli anni dal solito colore, che era quello base che per tanti anni ha accompagnato i piloti, fino a Michael Schumacher, che da bravo tedesco ha voluto il colore nero, anche se leggermente sporcava le parti bianche della tuta.